Vigilia di Genoa-Inter, prima giornata del campionato 24-25, siamo pronti a ripartire. Ha parlato Simone Inzaghi in conferenza stampa, non accade spessissimo durante l'anno in campionato e allora a maggior ragione bisogna commentare le sue dichiarazioni in questo momento perché ci ha dato delle notizie di campo interessanti da analizzare, ma soprattutto, so che siete qui per questo, ha dato indicazioni di mercato con due argomenti principali. Il difensore, e infatti l'Inter proprio in queste ore sta andando forte su Tomas Palacios, di cui parleremo anche a parte, ma poi ci ha lanciato un messaggio che va decriptato, secondo me, Inzaghi sul tema attaccanti. Ha parlato dei 5 attaccanti, ha lanciato un messaggio che si presta a più interpretazioni. Io mi sono fatto una mia idea e la voglio condividere con tutti voi perché so che farà molto discutere questo argomento. Ben ritrovati e ben ritrovate amiche e amici, passioni interisti, nuovo episodio oggi alla vigilia di Genoa Inter. Iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, vi invito a cliccare sul tasto iscriviti e in descrizione trovate anche il link per partecipare al Fanta Passione Inter, la lega dei Fanta allenatori interisti, la più grande al mondo lega di Fanta allenatori interisti, completamente gratis. Ci sono delle sorprese per tutti voi durante l'anno, quindi mi raccomando, vi aspetto, sfidatemi, vediamo se siete in grado di fare meglio di me, probabilmente sì, vi aspetto nella nostra lega. Qui parliamo delle parole di Simone Inzaghi, parto dalle questioni di campo così le analizziamo velocemente e poi andiamo alla carne, quella vera, sul mercato. Prima notizia su Lautaro Martinez, Inzaghi non scioglie i dubbi, siamo in attesa della rifinitura per avere maggiori notizie. Lautaro Martinez è in ballottaggio in questo momento per partire titolare accanto a Thuram in questa partita. Al momento lo mettiamo in vantaggio, anche perché Inzaghi, come ha detto, ha molto apprezzato il fatto che si sia tagliato le vacanze per lavorare meglio e mettersi in condizione per questa partita e diciamo che sono state riscontrate delle buone condizioni fisiche per l'attaccante argentino, per il capitano dell'Inter. L'altro ballottaggio riguarda Jan Bissek, un Bissek che si gioca il posto con Benjamin Pavard in quella zona di campo lì, il terzo di difesa a destra, un Bissek che come abbiamo detto più volte in questi giorni, per quello che si è visto durante il precampionato meriterebbe il posto da titolare in questa partita, dove tra l'altro secondo me le sue caratteristiche possono diventare molto utili, perché mi aspetto una partita che può essere ostica, dura, contro una squadra forte dal punto di vista difensivo come il Genoa di Gilardino, molto ben organizzata, e allora con la sua forza fisica può diventare molto utile anche in zona offensiva, magari sui calci piazzati per esempio, può dare una mano. E quindi Bissek si gioca il posto, forse lo meriterebbe anche per quello che si è visto. È chiaro che Inzaghi vede la squadra da vicino tutta la settimana, per cui magari Pavard in questa settimana ha fatto un passo in avanti in termini di condizioni importante, per cui potrebbe partire dal primo minuto e non mi sorprenderebbe. Per il resto, l'infermeria, c'era stato questo allarme infortuni di cui tanti hanno parlato, in realtà Inzaghi tranquillizza tutti, sottolinea come inevitabilmente in vista di una stagione che durerà 11 mesi è stata fatta una preparazione diversa per mettere dentro i carichi di lavoro giusti per preparare bene questa stagione. Niente allarme, tutti gli infortunati e acciaccati sono di nuovo a disposizione, quindi Arnautovic, Taremi, gli stessi Asllani, Cianoglu e Bastoni che avevano avuto qualche fastidio tornano a disposizione. Resta fuori Zielinski, su cui però c'è stata più precauzione piuttosto che un vero e proprio problema, quindi rimarrà fuori e rientrerà per la seconda giornata di campionato, mentre De Vrij forse con l'Atalanta alla terza giornata ne avrà un pochino di più. Queste sono secondo me le notizie principali di campo. Trovate tutta la conferenza stampa sul nostro sito passioneinter.com, vi invito a recuperarla così potete leggere tutto il resto. Qui adesso passiamo a parlare di mercato, perché so che è quello che scalda di più. Prestate attenzione perché poi voglio leggere i vostri commenti qui sotto per sapere anche voi che cosa ne pensate e come interpretate le parole di Inzaghi. Parto dalle risposte sul tema attaccanti, perché le risposte di Inzaghi sul tema attaccanti sono quelle che secondo me infiammano di più e vanno analizzate meglio. 1. Mi sono trascritto tutte le dichiarazioni parola per parola di quello che ha detto Inzaghi, sono stato attento a trascriverle per bene perché secondo me inconsciamente, magari involontariamente, però un messaggio ce lo dà Inzaghi in maniera chiara. Fate attenzione, vediamo se lo notate subito. Inzaghi dice: "Abbiamo scelto in questo momento, di rimanere così, con i 5 attaccanti che abbiamo in questo momento. Sappiamo che il mercato è in evoluzione fino alla fine del mese e in questo momento ci sentiamo ben coperti, perché abbiamo un reparto che ci convince. Abbiamo in questo momento quella mancanza del difensore sinistro che stiamo cercando di individuare stiamo cercando di individuare. Il mercato non è semplice per nessuno." Fate bene attenzione a quante volte è stato detto "in questo momento". E allora
diciamo che è giusto fare un'altra domanda sul tema attaccanti, perché troppe volte è stato detto in questo momento. E quindi viene chiesto se c'è la possibilità, come vi avevo anticipato qualche mese fa, di avere 5 attaccanti in rosa, di cui 1 a quel punto andrebbe fuori dalla lista Champions, perché l'Inter esaurisce i posti se fa un difensore e tiene 5 attaccanti in rosa. E Inzaghi dice: "Assolutamente sì, senza il difensore però sarebbero dentro tutti". Quindi Inzaghi ribadisce quello che ho detto anch'io, cioè se hai 5 attaccanti e prendi un difensore, uno degli attaccanti va fuori dalla lista Champions. Se non compri il difensore, puoi mettere tutti e 5 gli attaccanti nella lista Champions, e lui lo ribadisce. Poi prendendo un difensore che ci aiuterà, bisognerà fare una scelta come si è fatta l'anno scorso con l'Ist. Quindi Inzaghi ribadisce che un difensore arriverà e quindi sull'attacco bisognerà fare la scelta e uno andrà fuori. Per il campionato ci sono dentro tutti, e lo abbiamo detto più volte. Per la Champions sanno che avremo qualche problematica di numero, però in una stagione così lunga e poi per come li ho visti bene nel gruppo, posso dire che ad oggi sono tutti dentro. Poi il mercato è sempre in evoluzione. Ad oggi, ancora una volta, come in questo momento ho detto prima, sono tutti dentro. Poi il mercato è sempre in evoluzione, una frase che ha ribadito più volte del sempre in evoluzione. Allora, come interpreto io queste dichiarazioni, queste parole? Poi ripeto, voglio leggere i vostri commenti così ne analizziamo. Intanto i 5 attaccanti a cui fa riferimento, l'Inter in realtà ne avrebbe 7, perché Lautaro, Taremi, Thuram, Arnautovic, Correa, Satriano e Salcedo. Quindi l'Inter già ne avrebbe 7, per cui questi 5 chi sono? Togliamo Salcedo e Satriano, sono i 3 che conosciamo bene, più Correa e Arnautovic. Restringiamo il campo a questi 5. Inzaghi si riferisce a questi 5. Lui dice che ad oggi li terrebbe tutti, quindi si è deciso che in questo momento si terrebbero tutti e uno di questi andrebbe fuori dalla lista Champions. Però dice anche che il mercato è sempre in evoluzione, quindi gli scenari qui sono molteplici. Uno, vengono confermati e si rimane con questi 5 e quindi si va avanti con Correa e Arnautovic, uno scenario che so che non scalda, so che non infiamma. Se vogliamo guardare, diciamo, il lato positivo di questa medaglia, puoi dire ce li teniamo per un anno, stringiamo i denti quest'anno con questi 2 attaccanti che vedevamo fuori dal progetto, poi non facciamo minusvalenze, eccetera, a fine anno scadono i loro contratti, li salutiamo, arrivederci e grazie, e dall'anno prossimo si riparte con degli attaccanti migliori o comunque più affidabili. Questo è un possibile scenario. Per me, però, da come parla Inzaghi, mi fa capire che qualcosa in attacco possa succedere ancora. Tutto questo ribadire in questo momento mi fa capire che qualcosa in attacco possa succedere. Che può succedere? Allora, che vada via uno di questi 5 o uno di questi 2, tra Correa e Arnautovic, e poi rimanere con 4 attaccanti. Io ad oggi penso più Correa in partenza a sensazione, detto che su Arnautovic sono spuntate delle voci anche da Belgrado e da varie ipotesi che potrebbero tornare alla carica nelle ultimissime ore del mercato, mentre in Messico, per esempio, parlano del Monterrey che starebbe dialogando per Correa, quindi qualcosina si sta muovendo. Per questo dico che a maggior ragione qualcosa può succedere. Uno scenario quindi è: parte uno di questi 2, si rimane con 4 attaccanti e uno di questi 4 attaccanti è o Arnautovic o Correa, più probabilmente Arnautovic ad oggi secondo me per vari motivi. L'altro scenario è: parte uno di questi 2, probabilmente Correa, si va a prendere un quinto attaccante. In questo caso chi può essere il quinto attaccante? Secondo me dovrebbe essere davvero una grande occasione, veramente low cost. Dubito possa essere un vero e proprio colpo per tanti motivi. In teoria ci sarebbe questa linea di Oaktree che imporrebbe di andare ad investire su dei profili giovani e futuribili. Io butto lì un semino perché ne abbiamo parlato più volte nel corso delle settimane. C'è sempre quell'asse col Sassuolo da tenere d'occhio, e nel momento in cui stiamo ragionando su un attaccante di riempimento con delle formule low cost, l'Inter sta già completando un'operazione con Radu verso il Sassuolo. Non mi sorprenderebbe, ecco, che possa tornare qualche discussione su Berardi, per esempio, che attualmente è fuori per infortunio. Visto che il Sassuolo sta cedendo anche Pinamonti in prestito con diritto di riscatto al Genoa, non mi sorprenderebbe un discorso molto low cost, molto conveniente, per esempio per Berardi, che ti viene a fare la quinta punta, intanto si riprende, si rimette in sesto, si rimette in condizione, e poi eventualmente a gennaio, se sta bene, ti puoi privare
anche di Arnautovic o Correa, quello che rimane dei due, e resti con 4 attaccanti di cui uno è Berardi, oppure vai avanti fino a fine stagione con i 5 attaccanti. Questo è l'altro scenario. Fatico, ecco, a immaginare che possa arrivare un colpo veramente importante, a meno che non ci siano dei tesoretti in arrivo un po' a sorpresa, dai Satriano, Salcedo, eccetera, che ti possono dare maggiori margini di investimento. Vedo che in tanti mi state scrivendo di Jonathan David, fatico a pensare che possa essere lui, ecco, l'attaccante di fine mercato, a meno che non vadano via sia Arnautovic che Correa, oltre agli altri 2. E allora a quel punto un Berardi non ti basta per completare l'operazione, per completare il reparto d'attacco, ti serve subito un giocatore affidabile, altrimenti partire con Berardi significherebbe avere problemi nelle prime settimane e dover schierare Mkhitaryan o chi per lui negli attaccanti, scenario che non trovo, ecco, ottimale, almeno dal mio punto di vista. Questi secondo me quindi sono gli scenari relativi all'attacco. Uhm, Sul difensore Inzaghi ribadisce ancora una volta che dopo l'infortunio di Buchanan c'è questa esigenza di prendere un difensore, perché vuole riportare Carlos Augusto a fare il quinto, lì con Di Marco, e allora si vuole andare a prendere un difensore a sinistra. Anche qui c'è una frase però importante da sottolineare, proprio perché Inzaghi dice: "Visto l'infortunio di Buchanan dobbiamo mettere un giocatore importante lì e che ci potrà dare rotazioni in più come i 3 nuovi acquisti, cioè Martinez, Taremi e Zielinski." Qui Inzaghi ribadisce che c'è bisogno di un difensore, fa capire che arriverà un difensore mancino da mettere lì, dice la parola importante, e qui si sono aperte varie ricostruzioni da parte dei tifosi. Cioè Inzaghi dice: serve un difensore importante, il Thomas Palacios, su cui l'Inter sta andando in queste ore, con tutto il rispetto, ad oggi è un difensore ancora da valorizzare, da scoprire. Parlare di difensore importante, secondo alcuni, è più un voler dire serve un Hermoso, che è svincolato dall'Atletico Madrid ed è un giocatore che può darti un impatto immediato, o altri profili di cui magari in questo momento non si sta parlando. Quindi alcuni dicono: Inzaghi alza la voce perché vuole un difensore forte subito. Io, riascoltando anche la conferenza poi a freddo, diciamo così, in realtà mi è sembrato un po' importante un aggettivo messo lì, così sul momento, e non volesse, ecco, contraddire quella che è la linea che si sta portando avanti. Però è una mia impressione. Detto questo, in questo momento l'Inter sta andando forte su Thomas Palacios, questo difensore argentino classe 2003, quindi 21 anni già compiuti. Ne stanno parlando tantissimo, soprattutto in Argentina, con un'operazione che sembra in chiusura già nelle prossime ore per circa 6 milioni di euro come operazione complessiva. Un giocatore molto forte fisicamente, 1,96 m, e vista anche la cifra può essere un po' un colpo alla Bissek, detto che Bissek ha già esperienza in Europa e quindi c'è un periodo di adattamento necessario per Palacios che bisognerà valutare nelle prossime settimane. Aspettiamo ulteriori conferme in queste ore, ma sembra un'operazione veramente molto calda, con l'Inter che ha deciso di rompere gli indugi a meno di 2 settimane anzi dalla chiusura del mercato estivo, e ha deciso di andare su questo difensore. Vedremo se sarà confermato, vi porterò anche l'identikit del giocatore, che, salvo colpi di scena in uscita, potrebbe essere l'ultimo colpo di mercato dell'Inter di quest'estate. Ma vedremo, perché Inzaghi ha detto più volte in questo momento, e secondo me qualche messaggio l'ha voluto far trasparire, l'ha voluto far trapelare. Fatemi sapere se siete d'accordo con la mia analisi, aggiungete i vostri dettagli, più spunti mi date e più ne parliamo nella nostra diretta delle 19:30. Vi aspetto nel Fanta Passione Inter, nel club di Passione Inter stiamo analizzando anche tante altre notizie e non solo, appuntamenti speciali anche nel post partita su www.passioneinter.club, mi raccomando, vi aspettiamo lì. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.